benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare il coprispalle che avete intravisto nelle immagini di copertina. Prima di passare all'occorrente al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio i link in descrizione. Per questo progetto andiamo a riprendere l'Andy di casa Tessiland e l'uncinetto questa volta numero 3 e andremo a replicare inizialmente un progetto che qualcuno di voi già ricorderà. Si tratta infatti dello stesso punto del cardigan, ma lo vedremo in chiave differente perché in questo caso andremo a realizzare un coprispalle. Le indicazioni iniziali sono le medesime, quindi andremo a misurare la distanza tra i nostri polsi o tra i nostri gomiti a seconda di quanto vogliamo lungo il nostro progetto, di manica inteso, e realizziamo una catenella iniziale che sia multiplo di 3. Terminata la nostra catenella, aggiungiamo un'altra catenella e torniamo indietro a maglia bassa. Terminata la nostra prima riga, realizziamo 3 catenelle. Io marco sempre la terza catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo un punto e nel punto successivo realizziamo 2 maglie alte chiuse insieme, 1 e 2, una catenella e 2 maglie alte chiuse insieme, tutto nello stesso punto. Saltiamo un punto, entriamo nel punto successivo e replichiamo 2 maglie alte chiuse insieme, una catenella e 2 maglie alte chiuse insieme. Continuiamo così fino alla fine della riga che concluderemo con una sola maglia alta. Conclusa la mia prima riga, eseguo una catenella, volto il lavoro e ripasso tutta la lavorazione a maglia bassa. Quindi una maglia bassa all'inizio, una maglia bassa sulla coppia di maglie alte iniziale, una maglia bassa nella catenella, una maglia bassa nella seconda coppia di maglie alte e continuiamo fino alla fine della riga. Terminata anche questa riga mi alzo di nuovo con le mie 3 catenelle, marco sempre la terza catenella e replico la riga dei V, se così li vogliamo chiamare, filo sull'uncinetto, entro nello spazio sottostante, quello della catenella, prendo tutto insieme e realizzo una maglia alta non chiusa e la seconda, quindi 2 maglie alte chiuse insieme, una catenella, 2 maglie alte chiuse insieme. Entro nel V successivo e replico un altro V. Ogni riga pari andrà realizzata con questi V e ogni riga dispari con un ritorno di maglia bassa fino a raggiungere l'altezza che desideriamo. Ricordiamoci che poi il pannello andrà doppiato. Una volta terminato il mio pannello lo vado a doppiare facendo baciare i 2 dritti. E mi lascio, in questo caso, 17 cm, appongo un marker che comprenda entrambi i miei pannelli. 17 cm perché ho provato un indosso sempre con i marker, quindi ho prima inserito il marker e poi ho indossato, vedete, il mio coprispalla in maniera fittizia per capire dove volevo che arrivasse la cucitura. Quindi è il consiglio che vi do per evitare di prendere 100.000 misure, facciamo molto prima e vi assicuro che il risultato è esattamente lo stesso. Inserisco l'uncinetto nel primissimo punto eseguito, in questo caso nella catenella di base e di qua nella terza maglia, e con l'uncinetto vado a effettuare una cucitura. Questa volta effettuo una cucitura a maglia bassa, mi ancoro con una catenella, mi porto appresso la mia codina, entro in ogni punto realizzando una maglia bassa molto semplicemente. Arrivo fino al marker. Con la cucitura terminata rimetto sul dritto il mio lavoro e volendo potrei anche lasciarlo così, se non fosse che indossandolo ho notato che la manica rimane un po' troppo larga per i miei gusti e quindi ho inserito l'uncinetto dove ho la cucitura nel sottomanica ed ho realizzato delle diminuzioni prendendo le 2 maglie alte negli spazi
disponibili. Vedete che la lavorazione ci regala questi spazi una volta presa in verticale, quindi ho utilizzato proprio questi spazi per fare la diminuzione prendendo i primi 2 fori. Ho realizzato questo per tutto il primo giro e poi ho realizzato invece 2 giri di maglia alta lavorando le maglie così come si presentano. In questo modo ho ristretto leggermente la manica, dato la lunghezza che desideravo e realizzato un coprinspalle davvero basico ma molto d'effetto, complice anche questa meraviglia di filato. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, che anche chi ha le prime armi possa essere in grado di realizzare appunto già dei capi che possano vestire in maniera eccellente. Fatemi sapere appunto che cosa ne pensate, vi do sempre come al solito appuntamento alla prossima settimana con un nuovo tutorial, vi invito come sempre a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social. Vi aspetto!